Seconda parte, il dimensionamento. Realizzare un choke con un toroide di ferrite richiede percorrere 6 passi. Il primo passo è la scelta della ferrite migliore. Il secondo passo è decidere il numero di spire, quello minimo. Il terzo, scegliere il coassiale da avvolgere. Il quarto, verificare la ferrite, cioè che non saturi. Il quinto è la realizzazione fisica dell'oggetto. E il sesto è il più interessante, cioè il testare il choke, quindi verificarne le prestazioni col VNA. Il primo passo è scegliere la ferrite. La ferrite si sceglie sempre in base alla frequenza di utilizzo e di solito si fanno passare i grafici del Mu primo e del Mu secondo per trovare la ferrite che ha la permeabilità Mu più alta nel centro della banda in cui si vuole far lavorare il choke. In questo caso noi abbiamo scelto la ferrite 43 perché ha il Mu più alto in corrispondenza dei 7 MHz, che non è il centro della banda, perché il centro della banda è più o meno qui. Però, come vedete, il Mu primo e il Mu secondo si mantengono abbastanza alti sia all'inizio della banda che alla fine della banda. Vi ricordo che ai fini del funzionamento del choke contano entrambi, sia il Mu primo che il Mu secondo. Infatti la permeabilità complessiva non è altro che la radice quadrata della Mu primo al quadrato più Mu secondo al quadrato. Quindi il contributo viene dato da entrambi, sia il Mu primo che il Mu secondo, fermo restando che il Mu secondo è sempre la componente che va a scaldare la ferrite. Volendo realizzare un choke tra gli 1,8 e i 30 MHz, cioè in banda HF, la ferrite 43 presenta i seguenti valori qui in tabellina. Vedete, a 1,8 ho riportato sia il Mu primo che il Mu secondo e a 30 MHz ho riportato sia il Mu primo che il Mu secondo. Dopo aver scelto la gradazione della ferrite, non resta che scegliere il diametro del toroide. Tipicamente noi radiomotori utilizziamo due diametri, l'FT 140 e l'FT 240. Vi ricordo che i numeri 140 e 240 non sono altro che il diametro esterno espresso in pollici, quindi il 140 sarà 1,4 pollici, praticamente 35 mm, mentre il 240 è 2,4 pollici che corrispondono a 61 mm. Vabbè, scegliamo il toroide più grande, quindi l'FT 240, e i dati li trovate sempre sul sito FireIT nella tabella corrispondente. E interessante, cioè cosa che è utile ai nostri calcoli, è ricavare l'area della sezione, quindi l'area di questa parte qui della sezione del toroide espressa in centimetri quadrati, ed è 1,58 centimetri quadrati. Poi dopo, dall'esperienza, io so che all'interno di questo toroide si possono far passare adiacenti fino a 17 spire di cavo coassiale di diametro massimo 5 mm, e che la lunghezza della spira media di questo cavo coassiale che si fa passare all'interno del toroide è di 70 mm. Questi sono dati utili alla nostra trattazione successiva e quindi ce li segneremo sul taccuino. Il secondo passo è decidere il numero di spire minimo.
Il numero di spire si decide sulla base dell'attenuazione minima che noi vogliamo ottenere ad una determinata frequenza. I calcoli matematici sono abbastanza complicati ed io non ho trovato niente online che facesse questi calcoli. Per cui noi adottiamo un'astuzia, cioè cerchiamo di farci dire dal nostro VNA i dati che ci interessano. L'astuzia consiste nell'avvolgere attorno al nostro toroide una spira di filo comunissimo e di misurare col VNA la sua resistenza e la sua reattanza. A noi interessa in realtà l'impedenza complessiva, però non tutti i VNA sono in grado di restituire l'impedenza complessiva. Comunque, se avete un VNA che restituisce immediatamente l'impedenza, potete saltare il passo A, vedete il passo A qua. Se non ce l'avete, non vi resta che misurare col VNA la resistenza di una spira che ho chiamato R1 e la reattanza di una spira che ho chiamato X con 1 alla frequenza minima di lavoro del choke. Una volta trovati questi valori, non resta che trovare l'impedenza di una spira facendo la somma quadratica sotto radice dei due valori trovati. Poi dopo dobbiamo sapere quanto deve essere l'impedenza che deve realizzare il choke se vogliamo ottenere la nostra attenuazione. Qui dobbiamo fare un calcolo un pochino più complesso perché di solito l'attenuazione viene espressa in decibel, quindi dobbiamo trasportare i decibel in numeri normali e poi fare il calcolo. Il calcolo è il 100 che proviene dalle due resistenze, la resistenza della porta 1 e la resistenza della porta 2, moltiplicato 10 elevato all'attenuazione minima diviso 20 meno 1. Quindi bisogna fare 10 elevato all'attenuazione minima fratto 20 meno 1 e moltiplicarli per 100. Il tutto viene restituito in ohm. Nota l'attenuazione minima, non ci resta che trovare le spire minime col passo D. Le spire minime non sono altro che la radice quadrata del numero di impedenze Z1, cioè di una spira, che ci stanno all'interno dell'attenuazione minima che abbiamo appena calcolato. Matematicamente un calcolo semplice, si fa Zmin diviso Z1 sotto radice e questo dà il numero minimo di spire. Però ricordatevi che l'attenuazione minima non può mai essere inferiore a 20 dB, altrimenti il choke ha un effetto molto blando. 20 dB corrispondono a 100 volte, ridurre 100 volte la corrente di modo comune. Sarebbe molto meglio mettere 30 dB perché 30 dB sono ridurre la corrente di modo comune di 1000 volte. Ma vediamo ora un esempio. Vogliamo realizzare un choke per le HF da 3,5 MHz, 80 metri, ai 10 metri, con un'attenuazione minima di 30 dB, usando una ferrite FT 240-43. Ora andiamo in laboratorio e misuriamo l'impedenza di una spira. Ho calibrato il nano VNA tra 3 MHz e 4 MHz e ho portato il marker esattamente a metà, quindi a 3 MHz e mezzo. La calibrazione è avvenuta sul piano di riferimento convenzionale con il kit SOL e poi ho spostato il piano di riferimento su questo punto qui, che sarebbe il nostro piano di misura, e ho aggiunto 80 picosecondi perché è il ritardo di questo connettore. Fatto questo,
gli ho saldato un pezzettino di filo che realizza una spira, ed ora andiamo a vedere la resistenza e la reattanza di questa spira quando avvolge la nostra ferrite FT 240-43. Ora lo vado a toccare con le mani, ma poi lo salderò e misuriamo 8,97 di resistenza e 16,6 di reattanza. Adesso lo saldiamo e vediamo meglio. Ora vediamo meglio, i valori si sono stabilizzati intorno agli 8,98 ohm di resistenza e 16,6 ohm di reattanza. Questi sono i valori della nostra unica spira attorno alla ferrite FT 240-43. Ecco, abbiamo visto col VNA che l'impedenza di una spira misurata a 3,5 MHz è di 8,98 ohm e la reattanza è 16,6 ohm. Ora andiamo a calcolare il modulo dell'impedenza complessiva di una spira. Facciamo 8,98 al quadrato più 16,6 al quadrato sotto radice e otteniamo 18,87 ohm. Ora andiamo a calcolare quale deve essere l'impedenza minima del nostro choke. L'impedenza minima del nostro choke non sarà altro che 10 elevato alla 30, che è l'attenuazione, diviso 20. Tolto 1 e moltiplicato per 100, il risultato è 3,062 ohm, praticamente un poco più di 3 kOhm. Questi 3 kOhm saranno in grado di attenuare le nostre correnti di modo comune 1000 volte. Il numero di spire non sarà altro che la radice quadrata dell'impedenza minima da ottenere, quindi 3,062, 3062 ohm, diviso l'impedenza di una spira, quindi 18,6. La radice quadrata di questo numero dà 12,74 spire. 12,74 spire non è un numero intero, si arrotonda all'intero successivo, quindi sostanzialmente sono 13 spire. Ma dato che quando noi avvolgeremo questo oggetto ci saranno le capacità parassite tra una spira e l'altra, noi abbondiamo un pochettino, quindi se qui risultano 13 spire noi ne faremo 14, questo per avere un po' di margine sulle eventuali capacità parassite. Il terzo passo è scegliere il cavo coassiale. La scelta del cavo coassiale è una scelta strategica perché la potenza che transita è trasportata tutta dal cavo coassiale, per cui il cavo coassiale deve essere in grado di sopportare la potenza massima che transita attraverso il choke. Inoltre il cavo coassiale dovrà essere avvolto attorno alla nostra ferrite. Pertanto il raggio minimo di curvatura che dovrà avere il coassiale dovrà essere di almeno 8 mm. Se noi non rispettiamo questa regola, non sarà garantito il ritardo di fase a tutte le frequenze, cosa che in HF ci interessa relativamente. Ma addirittura si potrebbe compromettere l'impedenza caratteristica della linea. Questo perché? Perché se noi utilizziamo dei cavi coassiali con isolamento in foam, cioè morbido, quando noi li avvolgiamo stretti, il cavo centrale, potrebbe schiacciare il dielettrico e avvicinarsi molto alla calza, e in quel tratto lì ovviamente perderebbe la sua impedenza caratteristica dei 50 ohm. Se fosse molto morbido e magari surriscaldato, potrebbe anche navigare in mezzo al nostro dielettrico e arrivare a toccare la calza. A questo punto ci sarebbe un corto. Per questo motivo sono da preferire i cavi coassiali
che hanno un dielettrico solido, cioè compatto, in polietilene oppure in Teflon. Qui in tabella vi ho riportato alcuni cavi coassiali di uso comune, e la tabella riporta i dati ricavati dal catalogo Huber-Schuner. Vi ho messo l'impedenza caratteristica, sono tutti 50 ohm, il diametro esterno in millimetri, il velocity factor, la tensione massima sopportabile, perché oltre quella il dielettrico si perfora, il raggio minimo di curvatura e la potenza massima a 1 GHz. La potenza massima a 1 GHz viene spesso dichiarata dai costruttori perché questo numero diventa un numero guida. Infatti è possibile con questa formuletta, vedete, ricavare la potenza massima applicabile anche a frequenze diverse da 1 GHz. Non si fa altro che prendere la potenza massima 1 GHz, dividerla per la radice della frequenza e si ottiene la nuova potenza. Non fatevi fuorviare dal fatto che ci sia la radice di f al denominatore, perché uno è portato a pensare che se metto frequenze molto piccole vicino a zero, la potenza che transita può essere infinita. No, questa formula vale solamente in radiofrequenza, perché poi al di sotto di certe frequenze comincia a essere importante l'effetto Joule della corrente che scorre nel coassiale, e quindi comincia a riscaldarsi e magari a fondere il dielettrico. Quindi questo fenomeno qua avviene a frequenze molto più basse, però io ho già fatto i conti per le frequenze a 30 MHz e ve le ho riportate nella colonna, in quest'ultima colonna. Guardando un po' i dati in questa tabella si nota subito che il cavo che ha il raggio minimo di curvatura adatto al nostro volgimento è il Sucoform 141 FEP, che non è altro che un cavo coassiale conformabile semirigido. Praticamente un 141, cioè vuol dire che ha una calza sola, il 142 ha due calze. Il 141 ha una calza sola, ma è una calza sola conformabile, quindi si può avvolgere e mantiene la forma. Questo ha una tensione massima di quasi 2000 volt, 1900 volt, ha un diametro piuttosto piccolo, 4,1, e questo va bene perché fa sì che all'interno del nostro toroide si possano avvolgere le famose 17 spire con un buon margine, e porta a 30 MHz 3,2 kW. 3,2 kW non sono quelli massimi. Io vi consiglio di non avvicinarvi mai a questa potenza qua, di stare sempre intorno al 60-70% della potenza massima che si ha alla frequenza massima stavolta. Perché? Per avere un po' di margine ed evitare che si sviluppi troppo calore nel cavo coassiale. La potenza massima legale in Italia è 500 watt, quindi qui ne abbiamo in abbondanza. Il quarto passo è la verifica della ferrite. Per verificare la ferrite occorre ritornare sul sito della Fairite e in corrispondenza del materiale 43, che è il nostro mix scelto, dobbiamo vedere quali sono i parametri che ci interessano. I parametri che ci interessano sono la densità massima di flusso, che è 3500 Gauss, che corrispondono a 350 millitesla. Per passare dal Gauss al millitesla basta togliere l'ultimo zero. E la temperatura massima sopportabile dal nostro toro, che è di 130 gradi centigradi. Dalla slide precedente abbiamo visto che il grado 43 mette al massimo 350 millitesla di densità di flusso. Per calcolare
la densità di flusso prodotta dal nostro choke all'interno della ferrite, dobbiamo applicare la classica formula dei trasformatori, cioè l'induzione massima è uguale a 10 volte la tensione efficace fratto la frequenza espressa in MHz per il numero di spire e per l'area della ferrite, quindi della sezione della ferrite in centimetri quadrati. Se noi utilizziamo queste misure, quindi volt, megahertz e centimetri quadrati, dobbiamo mettere questo 10 per mettere a posto le cose, ma il risultato sarà in millitesla. Stimare la tensione efficace ai capi del nostro choke è piuttosto difficile perché noi non sappiamo a priori quant'è la corrente di modo comune che scorrerà. Però sappiamo che la corrente di modo comune non può essere superiore alla corrente di modo differenziale, cioè la corrente che alimenta il nostro carico. Anzi, se la corrente di modo comune fosse uguale alla nostra corrente differenziale, ci sarebbe un problema, cioè saremmo in una condizione di guasto e l'antenna non funzionerebbe più. Quindi, essendo comunque una condizione che noi non possiamo escludere, facciamo come ipotesi che la corrente di modo comune massima transitabile nel nostro choke sia quella di modo differenziale. La potenza legale in Italia è di 500 watt, per cui calcoliamo la tensione efficace con questa potenza. Il calcolo della tensione efficace si ottiene dalla resistenza di carico, cioè l'impedenza della nostra antenna, parte resistiva, per la potenza legale, il tutto sotto radice. Facendo i calcolini risulta 158 volt. Sapendo dal datasheet che abbiamo appena visto che l'area della sezione è 1,58 cm² e riportando tutti i valori nella formula qua sopra, noi otteniamo che la nostra induzione massima all'interno del choke che andremo a fare è di 4,95 millitesla, che è ampiamente inferiore al valore massimo ammissibile che è di 350 millitesla. Attenzione che 350 millitesla è il valore massimo ammissibile. Noi non dobbiamo mai, per buona regola, superare il 50% di questo valore, ma in questo caso ci siamo ampiamente dentro.